Sì, io mi chiamo Maurizio e sarò il vostro amico scienziato. Benvenuti in questo primissimo episodio della parte scientifica di Fabula Talk. Oggi faremo una puntata abbastanza leggera, parlando dei pionieri della geologia. Benvenuti a questo primissimo episodio. La geologia è una delle ultime nate fra le discipline naturalistiche, anche se il suo termine è relativamente antico. Difatti, fu introdotto da Richard de Bury, vescovo di Durham, nel 1333 per indicare come dottrina terrestre, una scienza divina ma distinta dalla teologia. Ma per la prima volta, nel senso più simile a quello attuale, fu dato dall'italiano Ulisse Aldrovandi, vissuto tra il 1287 e il 1345. I successivi pionieri di questa disciplina saranno numerosi. Facciamo qualche esempio. Da alcuni storici, il padre della mineralogia fu il tedesco Georg Agricola, vissuto tra il 1494 e il 1504-1555. Niels Stensen, noto come Stenone, vissuto tra il 1638 e il 1686 per aver dato la prima descrizione geologica della regione toscana, definendo per primo i criteri interpretativi della geologia stratigrafica. Chi invece sviluppò stratigrafia come disciplina fu l'italiano Giovanni Arduino, vissuto tra il 1714 e il 1795. Il geologo e mineralogista tedesco Abraham Gottlob Werner, vissuto tra il 1799 e il 1817, che ideò la prima classificazione dei minerali basata sulla composizione chimica anziché sugli aspetti morfologici. Il geologo scozzese James Hutton, vissuto tra il 1726 e il 1727, il 1797, e il geologo britannico Charles Lyell, vissuto tra il 1797 e il 1875, considerati i padri della geologia moderna. Infine, ricordiamo il geologo, meteorologo ed esploratore tedesco Alfred Lothar Wegener, vissuto tra il 1880 e il 1930, che nel 1912 formulò la teoria della deriva dei continenti, da cui, in seguito, sarebbe derivata la teoria della tettonica a placche. Ma è a partire dalla fine del XVIII secolo che la geologia diventa una disciplina autonoma con dei propri metodi di studio. Dobbiamo infine fare delle considerazioni. Anche se la geologia come materia di studio è nata recentemente, da sempre l'uomo ha avuto da risolvere problemi pratici di carattere geologico come la fondazione di città, trovare, estrarre e lavorare i materiali litici e metallici, come evitare lo sfruttamento delle correnti e la cattura delle acque. Il cammino della geologia per diventare scienza fu molto lungo e faticoso, sia per la complessità e difficoltà della materia, che per il condizionamento dovuto a fattori culturali in cui si intrecciavano concezioni filosofiche e teologiche. E problemi di questo tipo si avranno sin verso la fine del XIX secolo. Sin dagli albori la geologia sta ridefinendo se stessa ed oggi siamo passati ad avere una visione diversa del nostro pianeta, molto dinamica. Attualmente la geologia è una disciplina studiata ampiamente in tutto il mondo e spazia in moltissimi campi. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.